State ascoltando Imparare ad imparare, una rubrica prodotta da Lernilango, un'infrastruttura online per l'apprendimento della lingua italiana. Per saperne di più e per leggere la trascrizione del podcast, vienici a trovare su lernilango.com. Per adesso, buon ascolto dell'episodio Errori, regole ed eccezioni. Che cos'è un errore? Che cosa significa fare un errore? Sono sicura che la prima cosa a cui penserete è che un errore è uno sbaglio, la violazione di una regola praticamente, e che fare un errore significa sbagliare e quindi violare, trasgredire una regola. Questa risposta, che è la più comune, nasce dall'ancor più comune visione che si ha di una lingua. Una lingua, infatti, viene spesso considerata come un insieme di parole e di regole grammaticali, per assemblare queste parole. Nicola Grandi, in La grammatica e l'errore, usa una metafora culinaria per descrivere questa credenza comune. Paragona le parole agli ingredienti di una ricetta, le regole alle indicazioni date dalla ricetta per mescolare questi ingredienti e il risultato finale della preparazione a delle frasi ben formate. Se l'obiettivo della ricetta è ottenere qualcosa di commestibile, cioè di mangiabile, quello delle regole è creare frasi corrette. Questa visione della lingua porta a vedere la grammatica come qualcosa che prescrive, ordina, stabilisce cosa è giusto e cosa è sbagliato quando si usa una lingua. Proprio questa visione alimenta dei personaggi interessanti che si muovono nella rete, sui social, alla ricerca di errori grammaticali da correggere con il solo obiettivo di umiliare pubblicamente chi li ha fatti. Sto parlando dei grammar nasi, cioè i nazisti della grammatica. La linguista Vera Gheno, in Social Linguistica, nel paragrafo dedicato ai tipini social, cioè ai personaggi tipici che si incontrano nella rete, come il complottista, il commentatore compulsivo, eccetera, tra questi tipini social un po' scomodi e che, diciamolo, danno un po' fastidio, tra questi inserisce anche i grammar nasi, descrivendoli così. Non importa il pensiero, ciò che conta è solo la forma. Hai messo 4 punti invece di 3? Hai sbagliato a scrivere sogniamo e hai scritto sogniamo? Il grammar nasi arriverà, puntuale come la morte, a commentare, se possibile sbeffeggiandoti, in ogni caso sottolineando la tua abissale ignoranza, a volte anche completamente senza fondamento. È certamente una descrizione ironica questa, ma a mio avviso decisamente precisa e puntuale. Comunque, continuiamo con il nostro discorso. Questa visione della lingua è in realtà un po' ingenua, e con ingenua voglio dire semplice, semplicistica. Regola uguale giusta, errore uguale sbagliato, eccezioni. Eccezioni? Che dire di questa zona grigia della lingua che crea così tanti problemi quando si studia una lingua? Vorrei, in questo podcast, darvi una visione diversa di regole, grammatica ed errore. Una visione che certamente sarete liberi e libere di accettare o meno, ma una visione che secondo me influenzerà positivamente il vostro modo di considerare una lingua e lo studio di una lingua. Innanzitutto parto dal dire che la grammatica non prescrive, non ordina cioè cosa fare, non stabilisce cosa è giusto o sbagliato in una lingua. La grammatica descrive una lingua e i suoi comportamenti. La grammatica dunque non prescrive regole da seguire, ma descrive le regolarità che si possono osservare, che possiamo osservare nell'uso di una lingua. Dunque le regole sono innanzitutto, in primo luogo, primariamente, uno strumento per descrivere le regolarità che si possono osservare nell'uso della lingua da parte dei parlanti. I parlanti usano la lingua. I linguisti osservano e descrivono la lingua usata, viva, e poi, sulla base delle osservazioni e descrizioni, creano i manuali di grammatica. Quindi non esistono giusto e sbagliato in modo assoluto nella lingua, ma esistono giusto e sbagliato in base alla situazione extralinguistica, dunque in base al contesto, perché in un contesto una cosa è più regolare di un'altra e dunque è giusta, mentre in un altro contesto questa cosa è meno regolare e dunque è sbagliata. Facciamo un esempio, il congiuntivo. Dire penso che questa cosa è bella
e dunque usare l'indicativo al posto del congiuntivo dopo penso che, non è sbagliato in modo assoluto. Dipende dal contesto. Se io sono a casa, con la mia famiglia, in un contesto decisamente informale e dico penso che questa cosa è bella, va benissimo, perché in un contesto rilassato, informale, non sono obbligata ad usare il congiuntivo. Ma se io sono all'università e sto facendo un esame, dire penso che questa cosa è bella non va molto bene, perché non rispetta il contesto universitario, che è più formale. Il mio messaggio arriva. Il professore o la professoressa mi capiscono che sto dicendo che una cosa è bella. La comunicazione è riuscita, perché, ricordate, comunicare significa farsi capire. Il problema è che, in un contesto più formale, come l'università, è meglio e più opportuno usare una lingua in giacca e cravatta, e non una lingua in pigiama, come quella che usiamo a casa nostra. Dunque, all'università dirò penso che questa cosa sia bella, perché il contesto richiede questa forma. Le uniche regole che non dipendono dal contesto sono quelle di ortografia, cioè le regole sui segni grafici, le lettere, e sulla punteggiatura, punto, virgola. Scrivere abbiamo con la H è sbagliato. Scrivere chiesa senza la H è sbagliato. Le regole di ortografia in una lingua sono le uniche che prescrivono, perché la scrittura è artificiale, creata dagli esseri umani, mentre la lingua parlata è naturale. Quindi le cose artificiali hanno regole da rispettare, quelle naturali hanno regolarità da osservare e descrivere. Dunque, dove voglio andare a parare con questo podcast? Quale è, cioè, il mio obiettivo? Il mio obiettivo è di dirvi quali sono, secondo me, i benefici per l'apprendimento linguistico di questa visione diversa di regole, intese come regolarità, ed errori, considerati come relativi al contesto e non assoluti. Il primo beneficio riguarda la produzione linguistica, soprattutto orale. Quando parlate, dovete avere come unico obiettivo quello di farvi capire e non di creare frasi perfette. La comunicazione è sempre la cosa più importante, soprattutto all'inizio. Secondo, quando sbagliate e qualcuno vi dice che avete sbagliato, chiedete sempre il perché. L'errore non è assoluto. La cosa che avete detto può essere sbagliata in quel contesto, ma giusta per un altro. Non accontentatevi di questo che hai detto è sbagliato e questa è la forma giusta di dirlo. Dovete sapere perché è sbagliato, perché saperlo vi aiuterà a migliorare la vostra competenza linguistica. Il terzo e ultimo beneficio riguarda le eccezioni. Le eccezioni sono il comportamento di pochi, le regole sono il comportamento della maggioranza. Ma come le regole, anche le eccezioni sono regolarità. Quindi chiamatele regolarità minori e non eccezioni, perché di solito la parola eccezione genera sensazioni negative. Oh, quante eccezioni! Non posso impararle. Ma come le ricorderò tutte? Ok, non studio più questa lingua. Sono davvero curiosa di sapere se esiste nel mondo qualche studente o studentessa di lingua che considera le eccezioni in modo positivo. Quindi, cambiate il nome e cambieranno i vostri sentimenti per le povere eccezioni. E se i sentimenti sono positivi, l'apprendimento è più facile. Infine, questo non è un beneficio, è soltanto un consiglio che vi do. Quando volete comprare un manuale di grammatica, assicuratevi che sia una grammatica descrittiva. Alla fine della trascrizione di questo podcast troverete alcuni titoli di grammatiche descrittive, secondo me molto buone. Concludo questo episodio traducendo una citazione di Leonard Bloomfield, che recita così: Ricordate che una lingua è ciò che il parlante fa, non ciò che qualcuno pensa che dovrebbe fare. Dunque, siamo arrivati alla fine di questo episodio e vi lascio con una domanda. Secondo voi, capire la vera natura di regole ed errori, quali altri benefici può avere sull'apprendimento linguistico? Fatemelo sapere se volete, mi piacerebbe molto sentire il vostro punto di vista. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima!